Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di luglio 2025. Ok. Abbiamo la ruota della fortuna, amici dei pesci. Può essere un periodo di cambiamento, un periodo di trasformazione. Siccome la ruota della fortuna è un 10, può anche essere un periodo di chiusura cicli. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sempre in descrizione trovate anche i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Allora partiamo con un 2 di bastoni e un asso di pentacoli. Abbiamo la torre, un 9 di spade, il matto, un cavaliere di pentacoli, un 7 di bastoni, e un cavaliere di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo un po' di capire qual è diciamo l'energia generale e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single. Allora ci sono tre gruppi, single, quindi le persone che non hanno proprio nessuno in testa. Il secondo gruppo sono le persone che sono in una relazione, non importa se ufficiale o diciamo così da poco tempo o se è una relazione stabile, è comunque una relazione. Nel terzo gruppo invece ci sono le relazioni difficili, quelle che non si capisce se siamo insieme, se non siamo insieme, se ci frequentiamo, se ti interessa, se non ti interessa, e ci sono anche le coppie clandestine, ok? Andiamo a vedere. Partiamo da questo 2 di bastoni. Appeso e mago. C'è come una sorta di titubanza all'inizio del mese. Diciamo che il mago mi richiama un po' questo asso di pentacoli, come se ci fosse questa voglia di iniziare, questo potenziale di iniziare, però è un po' come se qualcuno ci stesse pensando su con questo appeso. Andiamo a vedere l'asso di denari. 9 di bastoni e 10 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la torre. 9 di coppe e 3 di spade. Dunque, credo che questa titubanza arrivi dalla paura di magari costruire qualche cosa di stabile insieme a una persona e che questo possa portarvi a soffrire magari di nuovo. Diciamo che abbiamo anche la torre, in questo caso
è proprio il crollo di certe sicurezze, di certe ideologie. Diciamo che qua avete 3 di spade, torre e anche il 9 di spade effettivamente, anzi andiamo a vederlo. Abbiamo la forza, un 3 di pentacoli, un re di bastoni e la ruota della fortuna. È come se fosse la vostra mente che vi sta boicottando, o meglio, la vostra paura. Perché è come se ci fosse effettivamente un potenziale di inizio, un nuovo inizio di una relazione, piuttosto che un nuovo inizio all'interno della relazione, ma è come se vi doveste togliere certe paure dalla testa. E per qualcuno il 3 di spade può parlare di spirito di sacrificio, o se per voi questa fosse una relazione extraconiugale potrebbe esserci come la paura di, mi viene da dire, mandare a monte la attuale relazione. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 7 di pentacoli, 6 di coppe, 7 di spade. Io credo che questa paura arrivi proprio da questo matto, che in questo caso mi indica un po' di ingenuità. È come se il fatto di non riuscire bene a capire se l'altro o l'altra è sincero, se ha buone intenzioni, vi faccia venire tutte queste paure del tipo: e se io investo tanto tempo con questa persona o comincio una relazione con questa persona e poi anche questa persona mi tradisce, mi ferisce? Però il punto è che bisogna un attimino mettersi in gioco, secondo me, e con questo 7 di pentacoli è un po' come se vi dicessero: lasciate che sia l'altro a parlare, lasciate che sia l'altro o l'altra ad esporsi. Vi dico, c'è anche un 6 di coppe, potrebbero esserci come delle idee un po' troppo romanticizzate nella vostra testa, che fanno sì di trovare giustificazioni per tutto. Cioè, come ve lo spiego? È come se l'altra persona facesse qualche cosa e voi lo giustificaste o la giustificaste. Per esempio, scoprite che l'altra persona aveva detto una bugia, ok? E voi giustificate l'altra persona dicendo: ma ha detto la bugia per non ferirmi. Però dicendo la bugia non vi rendete conto che vi ferisce lo stesso, perché comunque tradisce la vostra fiducia. Quindi ingenuità da quel punto di vista lì. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, 6 di spade e temperanza. Allora, il cavaliere di pentacoli in un certo senso vi dice di andare avanti con calma. C'è anche la carta della temperanza ed è come se aveste bisogno di rimettere un pochettino in equilibrio quello che è la parte, se vogliamo, emotiva con la parte mentale. Cioè tutto questo romanticismo, se vogliamo, deve un po' essere mm, controbilanciato da una parte razionale, da una parte un po' il diavoletto, sapete, per non credere sempre a tutto. Adesso non dico che dobbiate diventare controllatori, non lo vedo perché non avete nessuna carta che me lo dice, però è così, mettere almeno un po' in dubbio quello che dice l'altro, senza dare per scontato che l'altro o l'altra dica la verità. Andiamo a vedere un 7 di bastoni, 9 di spade nuovamente, ce l'avevate già qui. E 4 di coppe. Io ho il pensiero, insomma, che tendiate un po' a comportarvi come questo matto, quindi con questo giustificare, perché in realtà è come se non voleste vedere qualche cosa. Tenete presente che qui avete anche un 9 di bastoni, c'è qualche cosa o qualcuno da cui vi state difendendo. Vi dirò,
Per qualcuno può essere una persona del passato ed è per quello che siete un po' titubanti, perché è come se già conosceste questa persona e già ci fossero stati dei pregressi. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Cavaliere di spade, 9 di pentacoli e 2 di bastoni. Oh, che interessante. C'è sia all'inizio che alla fine. Guardate, secondo me le cose vanno avanti rispetto a come sono all'inizio del mese. Non vi nego che avendo comunque questo 9 di pentacoli alla fine della lettura, qualcuno potrebbe anche decidere di effettivamente, con questa torre, la ruota della fortuna, ehm, diciamo, rompere con certi schemi di comportamento. E che ho come la sensazione che se siete single conoscerete questa persona, però rimarrete così. E nel momento in cui invece siete in coppia, è come se diventaste più indipendenti, più autonomi, più ragiono con la mia testa senza star lì a aspettare quello che dice l'altro o l'altra. Diciamo che è un mese di cambio di dinamiche, ho come questa idea. Allora, ragazzi, partiamo da chi è single. Allora, devo dire che secondo me una persona la incontrerete in questo periodo di luglio. Allora, vi dico che per qualcuno potrebbe essere una persona sposata, per qualcuno potreste essere voi. Ehm, diciamo che state uscendo da una relazione piuttosto che da una situazione che in qualche modo vi fa stare in modalità protezione. È come se aveste ancora il ricordo della vecchia relazione e quindi siete ancora in fase di assestamento, per cui non sento che vi butterete proprio così a capofitto nella nuova conoscenza. Però è anche vero che a causa o grazie, se vogliamo, questo vostro precedente, ci metterete come un occhio di riguardo. Io ho come la sensazione che le cose avanzino, però con una certa calma, una certa prudenza, mi viene da dire. Ehm, mi casca l'occhio su questa torre. Io credo che qua qualcuno debba togliersi dalla testa il passato. Cioè, quello che è stato con X persona non è detto che si ripresenti con le persone che arrivano dopo, soprattutto perché in mezzo qui avete una temperanza, avete una ruota della fortuna. Sono carte che vi invitano a cambiare, 6 di spade e torre, sono carte che mi invitano un po' a cambiare la prospettiva. Per chi invece è in una relazione, allora io sento che qui ragazzi è un po' come se qualcuno non volesse vedere certe cose. Adesso il diavolo non ce l'avete, ma avete la torre che è la caduta dell'ego. Quindi sento che questo potrebbe essere un mese che vi mette di fronte certe cose che prima non volevate vedere. Io ho la sensazione che qualcuno di voi debba imparare a diventare indipendente all'interno della coppia. Vi dico, sento come se ci fosse qualche cosa di nuovo che bolle in pentola. Qui abbiamo la ruota della fortuna 2 volte, un mago, un asso di pentacoli, quindi è come se sì, ci fosse effettivamente un nuovo inizio o la possibilità perlomeno di iniziare qualche cosa. Però è anche vero che, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo, è come se ci fossero dei dettagli che avete ancora bisogno di comprendere, di capire, prima di fare un passo. Perché vi dico che qui con il 10 di Pentacoli per qualcuno potrebbe esserci la richiesta o la possibilità di andare a convivere, di mettere su casa insieme fondamentalmente.
però ho la sensazione che è come se non voleste vedere una parte della realtà o non l'avete vista fino ad adesso e con questo appeso è come se vi adoperaste a vedere il lato B della medaglia. Se per caso fosse una persona del passato che ritorna a battere un pochettino, a battere alla porta, a bussare, anche qui è come se voi aveste già appunto una situazione, diciamo, stabile e, e vi facesse venire qualche dubbio questa persona del passato. Mm, per qualcuno potrebbe anche capitare uno scivolone al di fuori della relazione normale, però ho anche la sensazione che diciamo il mese sarà parecchio frizzantino, parecchio chiacchierino, parecchio movimentato, ma tutto questo servirà per darvi una nuova indipendenza. È come se iniziaste a slegarvi un pochettino da quello che vuole il partner, da quelli che sono i suoi desideri, iniziaste a vedere anche per voi. Mm? Per chi è in una relazione complicata, clandestina, per chi è in separazione, devo dire che ci sono forti probabilità di incontrarsi, soprattutto perché è in separazione ovviamente, in questo periodo, nel periodo di luglio. Per certi versi c'è la volontà di frequentare la persona, di divertirsi, di anche far cambiare le cose in certi casi, però dall'altro lato continua a esserci questo due di bastoni sia all'inizio che alla fine ed è come se i dubbi magari cambiano durante il mese, però non dico che cesserete di avere dubbi sulla relazione o sulla persona, anzi, secondo me comincerete a vedere proprio le cose da un altro punto di vista. Io non dico che finisca perché non ho proprio carte, a parte la torre, ma in questo caso la torre, sì, potrebbe effettivamente. Se la storia magari o la relazione non è più quello che era o non si è trasformata in quello che voi pensavate o nel potenziale che avrebbe potuto avere la relazione, vi dico che sì, effettivamente con questa torre qualcuno potrebbe decidere di cambiare, perché anche qui avete la ruota della fortuna, di cambiare un po' sinfonia. Vi dico, in questo caso sento che se doveste interrompere la relazione, arriverà un periodo dove vi divertirete non poco, cioè sento come qualcuno che approfitta della libertà, mettiamola così. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Coraggio. Avevate la forza? Sì, ce l'avevate qua. È la stessa carta, praticamente, lo stesso archetipo. È come se doveste avere coraggio oltre il vostro modo malpensante. Malpensante perché? Perché avete questo 9 di spade, due volte tra l'altro, il 6 di spade, quindi ho come la sensazione che sia un po' la vostra testa che vi stia sabotando e quindi vi dicono andate avanti nonostante i dubbi, nonostante le paure. Abbiate il coraggio di fare, mi viene da dire la prima mossa vedendo questo asso di denari. Andiamo a vedere ancora un altro oracolo. Lascia. Qui parla di una rottura, di una separazione, di rompere gli schemi. Trattamento del silenzio e abbandono. Ma sì, vi dico, effettivamente qui qualcuno con questa torre che termina la relazione o magari è una discussione all'interno della relazione
effettivamente c'è. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ne sono usciti tanti, solo uno per piacere. Ok. Indipendenza organizzativa, 5 mesi. L'indipendenza io qua la vedo con questo 9 di pentacoli, ragazzi, quindi sì, sento come se ci fosse un nuovo inizio all'interno della relazione o comunque un nuovo passo che vi porta a dire non devo sempre aspettare che l'altro o l'altra prenda una decisione, oppure mi sono stufato di aspettare sempre che l'altro o l'altra prenda una decisione. A questo punto decido e faccio da solo o da sola. Amici dei pesci, fatemi sapere se la lettura vi risuona, potete scriverlo nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, anche se comunque è già scritto tutto sulla pagina web. E lo stesso tema, quindi le credenze limitanti, io le tratto anche nella sezione degli abbonati, sono divise per argomento e inoltre in quella sezione ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è come se fosse una sorta di scuola. Sono 4 playlist, sono numerate e sarebbero da guardare in ordine di numero. Però i titoli dei video comunque si vedono, sono pubblici, se volete curiosare vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone e quindi o entrate da un altro cellulare oppure direttamente dal computer. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!